Salve le ballerine e i ballerini, la danza che vorrei presentarvi oggi si chiama Čačak, viene dalla Serbia e ce n'è molte delle Čačak su diverse melodie, sono danze piuttosto veloci e praticamente ce n'è una versione in 10 appoggi, una in 12 appoggi, la 10 è coreografata e qui a Imola l'abbiamo ballata tanti anni fa, io adesso invece vorrei presentarvi la 12 che è molto, è abbastanza semplice, l'unico problema è la velocità e la velocità, lo sapete, si acquisisce facendo un po' dell'esercizio in modo che quando il passo è sicuro dopo si può anche affrontare una melodia veloce. Tuttavia, se quando dopo la ballo fosse troppo veloce, voi nel vostro player potete abbassare la velocità e diciamo ridurla ad una velocità che sia didatticamente utile per poter ballare questa danza. In questo caso il centro della sala non ci serve proprio perché Čačak si balla in piccoli gruppi con le mani incrociate, ci si tiene molto presa al cestello, diciamo così. Se noi la contiamo dobbiamo memorizzare il 7 e il 5, vedremo perché. Il punto numero 12 della danza è un colpo di tacco, dopodiché cosa succede? Ho un'apertura, un incrocio dietro, un'apertura, un incrocio avanti, un'apertura, un incrocio dietro e appoggio del destro. Se noi contiamo questa sequenza di passi sarà semplicemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. È importante fermarsi sul 7 perché qui ci farà un calcetto 1, calcetto 2, calcetto 3. Ho il sinistro libero, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5 e su questo appoggio sicuro del sinistro sul 5 farò 2 calcetti e vado a terminare la danza con un tap. Contiamo sia l'andata che il ritorno perché è una danza che fa 12 più 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avete visto che sulle ultime cifre ci sono i 3 calcetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ecco, voi dovreste contare questa sequenza come me l'avete vista fare per diverse volte, intanto per metterla nei piedi anche a secco senza musica e poi dopo la facciamo, adesso la balliamo insieme con la musica e voi naturalmente potete abbassare la velocità per appropriarvene in modo graduale. Avevo fatto la didattica e poi dopo ho fatto la danza e mi sono accorto di una cosa importante da dirvi, quindi metto questa appendice, questa postilla che ho notato dopo la danza per spiegarvi una cosa. Nel video abbiamo fatto questi 3 incroci del piede sinistro e praticamente non bisogna mai esagerare con i calcetti altrimenti perdete tempo e anche solamente 3 elevazioni sul posto bastano e avanzano per la nostra finalità. Poi quando torniamo indietro ho notato che nella mia didattica facevo prima un incrocio avanti e col senno di poi lo trovo sbagliato perché l'avete visto, vedrete nel video che invece faccio un incrocio dietro, un incrocio avanti e poi faccio quei 2 calcetti per ritornare alla base. Perché ritengo questo importante al fine di fare una danza veloce senza sbagliarsi? Perché se partendo da qui comincio con un incrocio dietro e invece quando sono qua e ho fatto i 3 calcetti parto con un incrocio avanti, c'è una asimmetria che non va bene, durante la danza non si può più pensare, bisogna che vada tutto in automatico, quindi ho pensato di fare incrocio dietro, incrocio avanti, tac, tac e la chiusura. Qui inizio con un incrocio dietro e poi faccio i 3 calcetti, qui inizio con un incrocio dietro, ne faccio solamente 2 e qui termina la danza. Bene, tenete conto anche di questo, fate dei piccoli spostamenti, state sempre sulle punte perché è veramente veloce ed è dura da tenere sul ritmo.
qua che è piuttosto faticosa, però ce la si può fare, se uno lo fa mattina e sera non gli viene neanche la pancia. Io vedete la faccio poco e mi sono messo così. Comunque grazie per la vostra attenzione, ciao Serbia, e arrivederci al prossimo Bagazum.